Siamo arrivati alla fine del nostro percorso Giochi e Civiltà per la classe terza. Con quest'ultima attività vogliamo andare a verificare un po' quello che i bambini hanno imparato durante le nostre lezioni ludiche. Prepariamo un set di fotocopie per ciascuna squadra senza tagliare nulla e la preparazione dell'attività è tutta qua. Una volta arrivati in classe creiamo subito le isole di lavoro, disponiamo subito le squadre e spieghiamo loro che come ultima attività dovranno inventare un manuale di storia pensando ad esempio di lasciarlo in eredità alle future classi terze. Quindi dovranno pensare di scrivere un testo per un destinatario che non sa nulla di storia. Hanno a disposizione 90 minuti e devono scrivere un manuale su 4 argomenti. Che cos'è la storia? Argomento difficilissimo perché richiede un enorme sforzo di concettualizzazione. Poi la Terra, i dinosauri e l'uomo. Come vedete passa in rassegna brevemente tutto il programma di storia della classe terza. Ogni squadra ha a disposizione una sola pagina per ogni argomento e spieghiamo loro che alla fine del tempo disponibile noi dovremo leggere tutte le pagine ad alta voce e scegliere quella migliore per ciascun argomento. La pagina selezionata darà 4 punti. Hanno poi a disposizione anche una pagina senza titolo, è una pagina jolly e ciascuna squadra può abbinarla all'argomento che preferisce per espanderlo. Se giocano il jolly e la loro pagina viene scelta, raddoppiano i punti, anzi facciamo di più, ne guadagnano 10 anziché 8. Ci sono poi delle schede con delle immagini già disegnate che i bambini possono scegliere di usare per rendere più facili da capire certi argomenti, oppure se non trovano delle immagini di loro gradimento ne possono disegnare da nuovo usando il foglio, quello con i rettangoli bianchi. Infine, nell'angolo in alto a destra di ogni fotocopia c'è un cerchio, i bambini lo dovranno colorare con il colore della loro squadra, servirà poi per identificare le pagine. E quando i bambini lavorano cominciamo a disegnare 8 rettangoli alla lavagna e ci mettiamo un poco di nastro adesivo all'interno. Al termine del lavoro raccogliamo tutte le pagine, argomento per argomento le leggiamo ad alta voce, quindi ad esempio prima tutte le pagine di che cos'è la storia, scegliamo la migliore e l'attacchiamo alla lavagna in uno di quei rettangoli, poi la pagina di che cos'è della Terra, poi i dinosauri e poi l'uomo. Alla fine della partita contiamo i punti, diamo 4 punti per ogni pagina scelta, un punto per ogni immagine collocata nel modo giusto e 2 punti se quell'immagine è stata addirittura disegnata dai bambini. Alla fine tiriamo le somme, calcoliamo chi ha vinto e decretiamo il vincitore del campionato di storia della classe terza, in mezzo a risa di gioia e a pianti di tristezza, ogni tanto succede. Bene ragazzi, io spero che il programma Giochi e Civiltà vi sia piaciuto, che sia piaciuto ai vostri bambini, che vi abbia stimolati e che vi sia sembrata un ottimo modo per trattare la storia.